mamma che buoni che sono i ravioli cinesi. Ciao a tutti e benvenuti in Cucina Origami, io sono Elena e su questo canale principalmente cucino ricette di cucina asiatica, per lo più cinese. Oggi, visto che sono passati circa 3 anni dall'ultima volta che li ho pubblicati, andiamo a rifare una ricetta super classica dove vado a spiegarvi tutti i passaggi per bene. Andiamo a rifare i ravioli cinesi. Per prima cosa andiamo a preparare la pasta per fare la sfoglia dei ravioli, perché dovrà riposare almeno mezz'oretta. Il rapporto corretto di farina e acqua è 2 a 1, questi sono 300 g di farina e 150 g d'acqua. Andiamo a mescolare un po', facciamo assorbire un po' l'acqua e poi passiamo alle mani. Io nell'impasto non metto sale, perché a parte che il ripieno sarà leggermente salato, ma abbiamo sempre la tendenza, almeno si usa così, di pucciarli poi nella salsa di soia che già di per sé è salata, quindi se aggiungiamo sale dappertutto diventa poi tutto troppo salato. Sarà anche che adesso sono diventata mamma e quindi mangio molto meno salato, perché per cucinando per tutti sostanzialmente faccio la stessa cosa per tutti, poi aggiungo un pochino di sale per noi adulti, però tendenzialmente mangiamo molto meno salato di prima. Devo dire che non ci troviamo male, però comunque in ogni caso anche prima non la mettevo il sale dentro l'impasto, proprio perché poi dopo pucciamo tutto nella salsa di soia, quindi il sale già lo troviamo lì. In questo caso sto utilizzando la farina di grano 00, però potete utilizzare senza problemi la farina di grano tipo 0 nelle stesse proporzioni, viene esattamente identica. Ok, facciamo una pallotta più o meno omogenea, okay, e copriamo tutto e lasciamo riposare almeno mezz'oretta. Nel frattempo che la pasta riposa, noi prepariamo il ripieno. Prendiamo un cipollotto e lo tritiamo. Io amo il cipollotto, lo metto praticamente dappertutto, è uno degli ortaggi miei preferiti. Lo utilizziamo, a parte che viene utilizzato veramente moltissimo nella cucina asiatica, infatti mi ha fatto ridere che ho visto una serie TV che si chiama The Sun Brother, non l'ho finita purtroppo, però conto di finirla, l'ho iniziata mesi fa, però non ho avuto ancora tempo di finirla, però mi faceva molto ridere che in un passaggio si vedeva la cucina di un ristorante cinese e c'erano ceste piene di cipollotto. Tanto viene utilizzato nella cucina asiatica, ecco. Allora andiamo a tritarlo, compreso di tutta la parte verde. Non lacrimare. Chissà se è vera quella cosa di se metti lo spaghetto in bocca poi non piangi quando tagli cose tipo cipolle e cipollotto. La prossima volta provo. Ecco qua. Spostiamo il cipollotto in una ciotola. Ok. E prendiamo il cavolo cuore di bue, il cavolo lungo. Potete utilizzare sia il cavolo cappuccio che la verza, però questo qui è più tenero, più dolce, quindi è perfetto. Anche con gli altri viene bene, però questo qua è proprio perfetto. Anche questo lo andiamo a tritare. Anche questo finisce nella ciotola. A questo punto aggiungiamo la carne. Questo è macinato di suino, può essere macinato di suino oppure misto bovino-suino. Quello per fare il sugo, insomma. Andiamo ad aggiungere 2 cucchiai di salsa di soia. Se
l'avete, aggiungiamo un cucchiaio di salsa d'ostriche. La trovate nei market asiatici oppure online. Io l'ho trovata anche al supermercato in realtà una volta nel reparto etnico. Era un supermercato un po' grande, però effettivamente sono riuscita a trovarla. Se non ce l'avete non importa, aggiungete un cucchiaio di salsa di soia in più e un cucchiaino di zucchero, perché questa è una componente dolce. Aggiungiamo anche mezzo bicchiere d'acqua, questo ci aiuterà a rendere il composto più umido e più succoso all'interno del raviolo. Iniziamo ad amalgamare gli ingredienti. Diamo un po' una girata. A me hanno sempre insegnato di girare in senso orario, in continuazione, finché non vengono assorbiti tutti i liquidi. Non so perché proprio in senso orario, però effettivamente è una cosa che funziona, quindi io continuo a farlo. Dopo un po' che girate vedrete che la consistenza diventa un po' collosa. Allora vuol dire che i liquidi sono stati ben assorbiti. Quindi pronto il ripieno. Lo teniamo da parte e andiamo a lavorare la pasta. Un po' di farina. Riprendiamo la pasta che sarà bella morbida. Ci sono due modi per lavorare la pasta. Uno è questo. Prendiamo un pezzettino e rimettiamo la massa coperta perché così non si asciuga. La rilavoriamo un po' e facciamo un cilindretto circa di 2 cm di diametro, più o meno così, ecco, perfetto. E poi tagliamo dei tocchetti, diciamo di 1,5 cm, 2, ecco, così. Il trucco per non continuare a schiacciare è girare un po' il cilindro, in modo che non andiamo sempre a schiacciare, che alla fine ci ritroviamo una tagliatella. Ognuno di questi sarà un raviolo. Per fare la sfoglia ci muniamo di... dov'è il mattarellino? Dicevo, ci muniamo di mattarello e prendiamo un tocchetto, lo riportiamo a cilindretto, così, più o meno, poi lo appiattiamo e con l'aiuto di un mattarello iniziamo a stenderlo, girandolo un po' in giro, in modo da ricavare un disco e assottigliandolo il più possibile, soprattutto sui bordi, in modo da avere un disco più pieno al centro e dai bordi più sottili, perché i bordi saranno la nostra chiusura e quindi se fossero troppo spessi poi la chiusura viene spessissima e rischia di essere un po' troppo al dente, ecco. Non importa se sono un po' irregolari, perché poi con la chiusura riusciamo un po' a sistemare. E via con gli altri. Appiattiamo, mattarello e via sui bordi. Lo giriamo, andiamo sui bordi intanto che giriamo il nostro disco. Questo non è una sfoglia, è un UFO. Metodo numero 2 per fare la sfoglia dei ravioli. La macchina tirapasta. Prendiamo un pezzetto di sfoglia, andiamo a stenderla. Io prima stendo con la misura più grande in modo da assottigliarla all'inizio.
Poi vado sul penultimo giro, quindi diciamo che siamo sui 2 mm, 2-3 mm. Coppa pasta da 8 cm e andiamo a fare i nostri dischi. Entrambi i metodi sono validi. Chiaramente se uno non ha la macchina della pasta può utilizzare solo il metodo numero 1, che poi è quello che utilizziamo tutti quanti tradizionalmente. Se invece avete la macchina per la pasta è comodo nel caso doveste fare grandi quantità. Un po' di farina per evitare che si appiccichi tutto dappertutto e andiamo alla chiusura dei ravioli. Prendiamo la sfoglia, mettiamo un cucchiaino di ripieno al centro, chiudiamo prima in mezzo, così, e poi lavoriamo sul lato esterno, chiudendo 3 pieghe di qua e di qua, verso il centro. 1, 2 e 3 e anche di qua. 1, 2 e 3. Sigilliamo bene sul bordo. Eccolo qui. Con la sfoglia fatta a mano è la stessa cosa. La differenza qual è? Che con la sfoglia fatta a mano abbiamo il centro un po' più spesso, mentre con la sfoglia tirata con la macchina abbiamo una sfoglia omogenea, quindi magari in mezzo potrebbe tendere a rompersi se non stiamo molto attenti. Anche qui chiudiamo in mezzo e lavoriamo sulla parte esterna. 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Eccolo qua. Secondo tipo di chiusura. Pinziamo davanti e schiacciamo. 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 Sigilliamo bene tutto il bordo. Eccolo qua. Se vi annoiate della chiusura classica, chiudere. Ok, andiamo a chiudere sempre le nostre 3 pieghe da un lato. Ok, poi lo giriamo e pieghiamo nello stesso modo, sempre verso il centro. Vedete? Vi viene un mezzo raviolo così e mezzo così. Un raviolo dritto, insomma, invece che la classica forma curva. Questa è un po' a foglia. Se proprio non avete voglia oppure non sapete da che parte girarvi per chiudere, potete anche fare così. Chiudete a mezzaluna, ok, tipo panzerotto, tirate sul lembo e fate un tondo. È tipo un tortellino, però diciamo cilindrico, ecco, tortellino più rotondo. Non ha la punta. Adesso vado avanti a chiuderli tutti così perché è il modo che io preferisco. Come sono nati i ravioli cinesi? La leggenda narra che un dottore, ritornando al suo paese d'inverno, vede che tutti i suoi abitanti sono ammalati, raffreddati e quindi si inventa questo raviolo ripieno di erbe curative. Ci fa una zuppa e la distribuisce agli abitanti del villaggio.
Io trovo che sia una storia veramente molto bella e nonostante i ravioli non siano adesso ripieni di erbe mediche, ma siano ripieni di altri ingredienti, no? Però trovo sempre che abbiano un po' questa funzione di cura. Cioè, quante volte ci capita almeno a me, di vedere un bel piatto di ravioli e essere improvvisamente felici? Hanno un po' questo effetto. Un po' tutto il cibo, è vero, però i ravioli per me particolarmente. Cioè, dai, non sono la cosa più carina al mondo. Una volta fatti tutti i ravioli possiamo cuocerli al vapore, alla piastra oppure anche congelarli. Infatti li potete congelare ben separati e quando saranno congelati li potete mettere sempre in uno stesso sacchetto, però è importante congelarli ben separati perché altrimenti vi si appiccicano tutti e li buttate. Per poi cucinarli da congelati, li mettete direttamente da congelati o in vaporiera o in padella e li cucinate normalmente aggiungendo soltanto un po' di tempo di cottura. Per cucinare al vapore vi serve questa, una vaporiera. Non è necessario che sia questa in bambù, esistono in commercio delle vaporiere in acciaio che sono anche lavabili in lavastoviglie che funzionano benissimo. Io solitamente metto dentro o una foglia di cavolo oppure dei tappetini in silicone per vaporiera, si chiamano proprio così, li trovate tranquillamente online e fanno sì che i ravioli non si attacchino. Poi questo attrezzo va a finire su una pentola piena d'acqua bollente e li fate andare per 8-10 minuti e sono pronti. L'importante è che la pentola sia dello stesso diametro della vaporiera, perché altrimenti il vapore potrebbe o uscire oppure essere troppo piccola la pentola e quindi esce da sotto. Se il diametro della pentola è uguale a quello della vaporiera, invece il vapore rimane tutto all'interno della vaporiera e li cuoce uniformemente. Questo è un metodo, però io preferisco il secondo metodo, che è quello dei ravioli alla piastra. Infatti, se o non avete una vaporiera, oppure semplicemente preferite questo metodo che è sicuramente più goloso, serve solo una padella con un coperchio. Un giro d'olio, appoggiamo i ravioli direttamente in padella. Lasciamo che si formi una bella crosticina dorata sul fondo. Quando si sarà formata una crosticina sul fondo, allunghiamo con acqua fino ad arrivare a circa mezzo raviolo, un pochino più di metà, e chiudiamo subito col coperchio. In questo modo il vapore che si formerà all'interno della pentola farà esattamente come nella vaporiera, cuocerà uniformemente anche la parte superiore del raviolo. Quando l'acqua sarà del tutto asciugata, allora i ravioli saranno pronti. Ci vorranno in questo caso circa 8 minuti. Se vedete che prima degli 8 minuti si è asciugata tanto l'acqua, aggiungetene un altro goccino, sempre poi richiudendo col coperchio. Ecco qua. L'acqua si è del tutto asciugata, spegniamo. Possiamo spostarne uno alla volta sul piatto oppure provare a fare quella cosa che si fa con la frittata. Mettiamo il piatto qua così. Adesso speriamo che mi venga perché altrimenti sai che figuraccia. Opla! Eccoli qua! Che carini! Belli croccanti. Assaggiamo. Mamma che buoni, raga. Mamma che buoni che sono i ravioli cinesi. Cotta però. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse potete iscrivervi al canale e attivare la campanella così non vi perderete i prossimi video che pubblicherò e soprattutto mi date una grandissima mano. Tutti gli ingredienti li trovate giù nell'info box e noi ci rivediamo nel prossimo video di Cucina Origami. Ciao!